Amici di YouTube, bentornati sul mio canale Plasticolando. Oggi vi voglio far vedere una cosa carina, diciamo, potrebbe anche essere utile per molti e non solo per il modellismo. Si tratta di questa, no, beh, non proprio questa, ma ci andiamo vicini. Si tratta di una cassettiera perché non sappiamo mai dove ritirare tutte le cose, non abbiamo mai spazio, sono sempre tutta la rinfusa sulla scrivania. Quindi oggi vi voglio far vedere come farne una. Ecco, ovviamente queste qua sono molto piccole, se dovete ritirare sta roba non ci sta. Ad esempio questa è sicuramente più grande, è fatta bene, eccetera, ci sta dentro tutta questa roba qui che possono essere cose di modellismo, come possono essere per esempio penne, matite, se magari le si può utilizzare su una scrivania, oppure un altro esempio potrebbero essere queste qui. Questi qua tengono dentro tantissima roba, come potete vedere. I lati positivi è che sono già fatte, sono fatte sicuramente bene, in alcuni casi sono anche ottime. Il problema è che costano. Allora a questo punto perché non farcele da noi? Usando materiali di recupero, spendendo il meno possibile e ottenendo comunque un risultato accettabile. Adesso vediamo un po' come si può fare. Iniziamo dall'attrezzatura che vi serve. La colla vinilica, una spatolina che potrebbe essere di questo tipo, magari anche di questo, quello che avete in casa, insomma, un taglierino e delle forbici. Poi per quanto riguarda, questi sono gli attrezzi, poi per quanto riguarda invece il materiale che andremo a utilizzare, recuperate del cartoncino, possibilmente diciamo non rovinato, come potrebbe essere ad esempio questo qua sotto, però può ancora andare bene, e queste vaschette di gelato, classiche vaschette del gelato. Ovviamente non mangiatene troppo perché fa ingrassare, e comunque queste dovrebbero andare più che bene. Qualcuno potrebbe chiedermi, ma perché usi il cartoncino e non il legno? Perché praticamente vorrevo fare qualcosa prima di tutto che fosse alla portata di tutti e inoltre che non sporcasse, che si potesse fare senza dover utilizzare attrezzature particolari, ma semplicemente usando un taglierino, delle forbici, la colla e basta. Prendiamo una vaschetta, uno di questi fogli qua, lo mettiamo in questa posizione in modo tale che la vaschetta tocchi la superficie sotto, e con una penna segniamo il punto. Io qui l'ho già fatto, ma per farvi vedere, segniamo il punto. Dopodiché si prende una squadretta del genere, chi ce l'ha, chi non ce l'ha può farlo con il righello, e si segna praticamente la parallela del terreno, della base. Quindi prendendo il taglierino e dove cavolo l'ho messo, questi sono il bello della diretta, ok, eseguiamo il taglio di questa prima sezione. Si esegue una leggera incisione, non giusto per dare l'invito alla lama per le successive passate. Cercate di essere il più preciso possibile. E quindi allora ne creiamo un altro, perché uno solo ovviamente è un po' poco, cioè facciamone due in modo tale che la resistenza sia il più alta possibile, considerando che è cartone e non è legno. Segniamo le misure usando come dima questo, il primo che abbiamo fatto, e si esegue il taglio della seconda parte. Un attimo, cosa facciamo? Cosa si fa a questo punto? Si prende la colla, vediamo se passa. Non ci passa, quindi usiamo questa. E la spalmiamo.
Ecco fatto, l'ho fatto off camera giusto per non far durare il video 2 ore. E dopodiché prendiamo l'altra paratia e la appoggiamo insieme così. Mettiamo su un altro foglio del genere e poi un peso, anzi due meglio, un paio di pesi così, e lasciamo asciugare la colla. Ok, allora mettiamo questi due qua sopra e questo qua va poi posizionato così. Deve stare al di sopra, non deve stare così, ma così, non so se l'avete visto. Questo qua, il piano superiore e così tutti gli altri, non deve essere attaccato in questa maniera, ma deve andare sopra, deve appoggiare su quello verticale, in modo tale da dargli più resistenza rispetto a che se fosse così, perché così terrebbe soltanto la colla, mentre invece così è appoggiato su questo e quindi in pratica ha una maggiore resistenza al peso. Ora a questo punto mettiamo la colla, metto la colla sulla base in modo tale da agganciarci il primo, questo qui di sinistra. Non importa anche se sborda un po', tanto poi eventualmente si può colorare la cassettiera. Quindi ecco fatto. Adesso, tenendola appoggiata, cercando di tenerla il più verticale possibile, cioè a 90 gradi, e aspettate che la colla faccia presa. Ho ritagliato tutti i pezzi di cartone che comporranno la cassettiera. Il primo, diciamo, il piano terra, il primo cassetto in basso è già fatto. Per i successivi bisogna utilizzare questa sequenza. Allora, come potete vedere, qua ci sono due gruppi di fogli di lastre che compongono le parti orizzontali, però sono di misure diverse, perché vanno incollate così: sotto la misura più larga, sopra quella più stretta, che è necessario per far tenere i verticali uno sopra l'altro, in questa maniera qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere, così, in modo tale che tutto il peso si scarica lungo la verticale, per così. Poi magari si potrà mettere anche un secondo strato per rinforzare, ma così la struttura è molto più solida. Allora adesso procedo all'incollaggio di questa parte qui su questa, e dopodiché di mettere su i due verticali, e poi procedo con tutti gli altri piani che sono uguali, tutti uguali, e faccio tutto off camera perché è inutile che vi faccio vedere quello che abbiamo già visto prima. Ed ecco fatto, ho finito i 4 ripiani che avevo deciso di fare. A questo punto, siccome la struttura comunque è ancora abbastanza instabile, cioè si muove così, bisogna rinforzarla. Per prima cosa installo dietro una paratia per impedire al cassetto di uscire da dietro. Qui basta un solo strato, non c'è problema. Dopodiché metterò un altro, diciamo uno, ma magari si può anche metterne 2, adesso vediamo un attimino come sarà la stabilità, sulla fiancata di qui e uno di qui. Intanto procedo con quella posteriore. Allora, adesso la colla dovrebbe essere asciutta, vediamo un po' come è venuto. Beh, adesso è già così, è tutta un'altra cosa, è molto stabile, molto più resistente. Adesso metto un po' per sistemare, per non far vedere più questi qua,
un po' per aumentare ancora di più la robustezza della struttura, metterò le due lastre qua, una di qui e una di qui, e intanto vediamo come diventa. Ok, vediamo un po'. Ok, da questa parte qui devo solo sistemare qua sopra. Perfetto. Ok, allora adesso incolliamo. Ok, finito. Allora, ho messo le due fiancate, poi ho aggiunto un ulteriore strato sotto in modo tale da uniformare il tutto e renderlo un pochino più esteticamente migliore, diciamo così, più liscio. E vedete, la struttura adesso è veramente, sì, si muove ovviamente perché è cartone, ma è stabile, è veramente robusta. Così com'è la cassettiera sarebbe finita. Ora però passiamo alla parte più divertente, e cioè la sistemazione estetica. Se volete potete lasciarla anche così, funziona. Però se volete possiamo adesso vedere un pochino di possibilità di come sistemarla. Allora, innanzitutto partiamo dai vassoi, dalle vaschette di gelato. Ne esistono di due tipologie, queste qua che sono trasparenti e queste qua che sono invece colorate, vedete? Ora, diciamo, potete metterle trasparenti così, oppure mettere quelle colorate, ma bianche, vabbè, così, sta a voi decidere, questa è solamente una questione estetica, io spingo e la paratia dietro mi impedisce che vadano oltre, è solo una questione estetica, a voi la scelta di quale che vi piace di più, ecco. Ora vi voglio far vedere un'altra cosa. Al posto delle scatole del gelato, siano esse trasparenti o colorate, si può utilizzare anche un'altra cosa che è forse anche più facile da reperire. Si tratta di queste, le classiche vaschette per la verdura. Di solito di solito ho dentro le carote, mangiatele perché fa bene alla salute. Allora, queste qua ovviamente hanno la stessa. Queste qua praticamente sono leggermente diverse come dimensioni, vedete, no? Sono un po' più larghe, però sono più basse e un po' più lunghe. Però il sistema di costruzione della cassettiera sarebbe identico, cambiano solo le misure. Ci sono pro e contro di usare queste due tipologie diciamo vassoi. Questo dentro è bello liscio, tutto bello bianco, cioè questo qua invece dentro è tutto corrugato da queste protuberanze, eccetera. Quindi, però è più facile magari mettere oggetti perché è più lungo, essendo più lungo ci possono stare oggetti che magari qua non fanno fatica a entrare, no? Vedete, per esempio questa forbice entra tranquillamente, mentre qua abbiamo dei problemi, non è sufficientemente lungo quel vassoio. Allora cosa si può fare per risolvere? Si prende un pezzo di un cartone, lo si ritaglia a misura, attenzione, non la misura qua ma la misura sotto, perché vedete, è svasato, quindi, e poi lo si incolla sul fondo in modo tale da avere diciamo una superficie inferiore migliore. Poi eventualmente si possono anche realizzare dei divisori. Beh, adesso lasciate perdere che è brutto, però ci possono essere dei divisori che possono essere utilizzati per, che ne so, dividere viti o magari di qua ci mettete pezzi di figurino, qualunque cosa. Si può dividere in tanti modi così, ecco.
Ecco, volevo dirvi questo, che c'è anche questa possibilità, se per caso avete problemi a reperire i vassoi di gelato, potete usare queste, che è anche più semplice. Ci sono pro e contro. Poi ecco, un'altra cosa che mi stavo dimenticando. Ora, noi qui ho fatto vedere una, una cassettiera singola, semplice, a 4 ripiani, però una cassettiera singola. Nessuno vieta di farne un'altra qui a fianco, per esempio mettere un'altra fila di cassetti, vediamo un attimino se riesco, un'altra fila di cassetti così, o addirittura di più, anche 3, 4, 5, a seconda di quello che uno deve fare, o se per esempio avete da realizzare per esempio il fondo della mia postazione di lavoro, potrei metterne 3, 4 di queste qui per poter ritirare tantissimi oggetti, mentre adesso sono buttati lì così. Cioè, le possibilità sono innumerevoli, l'unico limite è la fantasia. Ecco, ricordatevi che se fate questo tipo di cassettiera multipla, io consiglierei di fare prima le singole cassettiere e successivamente unirle, incollarle insieme, in quanto è più semplice la lavorazione rispetto a farne una multipla su un blocco solo. Proseguiamo. Le possibilità, diciamo, di estetiche sono innumerevoli, potete farle in mille modi diversi, qui poi a ognuno di voi scegliere cosa vuole fare. Si può semplicemente dipingere con del colore acrilico, si può dargli simulare che sia fatto di legno, che sia fatto di metallo, gli si può dare un aspetto rustico, un aspetto fantasy, un aspetto futuribile, qualunque cosa. Adesso possiamo vedere alcuni esempi. Per quanto riguarda i cassetti, i vassoi, vabbè, che fanno da cassetti, c'è da dire un'altra cosa. O li potete mettere, un attimo, o li potete mettere così e poi li afferrate in questa maniera, però è un po' scomodo, oppure si può creare una maniglia, qualcosa per estrarli. Allora, qui ci sono tanti sistemi, tendenzialmente si può utilizzare per esempio il mio sistema dei tappi. Utilizzo queste viti qua che ho trovato all'Leroy Merlin da 4 mm, ma potrebbero anche essere di dimensioni diverse. L'importante è che minimo siano dello spessore qua così, almeno 16, al minimo 16 mm di lunghezza. A questo punto pratico, come avevo fatto con l'altro sistema, sempre il sistema dei tappi, un foro nel tappo stesso. Ok, fatto il foro nel tappo, entra, perfetto. Adesso devo solo capire se è sufficientemente lungo il 16 mm. Si esegue il foro anche qui nel vassoio. Sì, forse ok, è molto resistente. E questo è uno, vediamo, faccio lo stesso off camera per tutti gli altri e poi vediamo come sta. Ed ecco fatto, così, questo è come verrebbe con i tappi. Ovviamente lasciate perdere il colore adesso. Si possono estrarre tranquillamente i cassetti facilmente, anche se sono magari pieni di roba. Per esempio, adesso non so se ci passa questo, sì, che non è proprio leggerissimo, lo estraggo con estrema facilità. Come potete vedere qui sul tappo ci sono queste scritte in rilievo della marca o della tipologia
prodotto, per cui ho utilizzato, partendo da una grana grossa e poi successivamente passando a una più fine, questa è una 600, ho limato via le scritte, dopodiché gli ho dato su una mano di primer e adesso sto aspettando che asciughi per poi dopo colorarli. Non so se farli bianchi, neri o rossi, adesso vediamo quello che mi ispira. Qui invece sto procedendo a una sistemazione di queste parti qua che, per chiudere. Ho deciso di utilizzare il DAS, che sarebbe una pasta polimerica. Eventualmente si potrebbe utilizzare anche del cartoncino, ma ho visto che non so se quanto viene bene. Dopodiché la colorerò. Cioè, se decidete di mettere più cassettiere a fianco, di qui ovviamente non mettete niente, perché qui deve incollarsi all'altra parte. E ora una bella ricetta di gelati e carote. No, scherzo. Allora, praticamente siamo quasi alla fine, tra poco vi farò vedere come è venuta la mia cassettiera gelatiera alla gelato. No, siamo praticamente quasi alla fine, tra poco vi farò vedere come è venuta la cassettiera. Prima di quello però volevo per la prima volta nei miei video fare una specie di presentazione dei prossimi lavori che vi porterò. Perciò facciamo così. Perciò adesso vediamo un attimino quello che vi farò vedere nei prossimi video. Adesso non sarà la sequenza non so esattamente quale sarà il primo che farò, però diciamo vi faccio vedere i soggetti. Allora, il primo è questo che sto realizzando. Questo ovviamente non l'ho fatto io, l'ho comprato su un sito di internet. Quando farò il video vi lascerò il link. È una specie di guerriera orchesca. Si dice orchestra. Sta correndo armata di un'ascia spaventosa. Poi vi faccio vedere questo, la Schwimmwagen, in cui verrà eseguita un'ambientazione con dei figurini. Dopodiché vi farò vedere questo, che è una principessa Maya, Inca, non so esattamente, che cavalca questa specie di giaguaro, di grosso giaguaro. Dopodiché vi faccio vedere questa. Farò questa, che è praticamente una specie di orco, non so cosa sia, sì, di orco. Questi qua, tutti questi figurini sono in scala 100 mm. Dopodiché farò questo, lo Sturmtiger, praticamente lo ambienterò in un'ambientazione urbana con dei figurini. Adesso vi faccio vedere un esempio. Ecco, qualcosa del genere. Adesso qui metterò una specie di, questo lo sto autocostruendo, una specie di palazzo in rovina con il carro così. E infine questo che è un'ambientazione fantascienza, credo, una specie di hovercraft su una ruota sola che ho trovato in fondo al cassetto, ce l'ho da tantissimi anni, non l'avevo mai fatto, lo sto modificando mettendo una sciarpa che svolazza per il vento della corsa. Vabbè, questi qua sono alcuni dei lavori che vi presenterò prossimamente. Ovviamente c'è tanto altro. Per questo diciamo così, se vi iscrivete al canale cliccate sulla campanella, potrete essere avvisati quando verranno caricati e potrete visualizzarli, vederli insieme, ecco. Ora vi faccio vedere com'è venuta la cassettiera, così concludiamo poi il video. Ed eccola qua, finita, completamente finita. L'ho colorata, gli ho dato una colorazione rossa sul davanti e nera sulla parte anteriore e sulle fiancatine. Qua ci sono tutti i vari cassetti che si possono estrarre con facilità, scorrono bene.
Qui dentro non colorate dentro, perché a furia di sfregare poi la vernice verrebbe via, quindi io la lascio così. E poi sulle fiancate ho fatto questa specie di motivi, gli ho attaccato delle foto, ovviamente siccome io faccio modellismo, questo è di genere modellistico, qua di qua c'è questa figura che guida un mecha, mentre dall'altra parte qua è più un fantasy o qualcosa del genere. Tenendo sempre, ho voluto diciamo tenere tutte le colorazioni nero, rosso, che riportano il nero e il rosso delle maniglie. Come vi pare? No, come vi sembra? Non è male, dai. Ho voluto fare qualcosa di semplice, alla portata di tutti, senza spendere praticamente quasi niente. Materiali di recupero, un po' di colori acrilici, 4 vaschette del gelato, oppure come vi avevo detto nel video potete utilizzare le carote, i vassoi per la verdura. Questo farà parte della mia postazione di lavoro da oggi. Non è detto che in un domani non ne farò un'altra, perché comunque è comodo, posso metterci dentro tutto quello che adesso è tutto sparpagliato in giro. Ad esempio questo qua, posso mettere questo, posso mettere questi che non so mai dove ritirarli. Di qua magari ci metto dentro, no, questo adesso, come avevo detto, forse quello delle carote, i vaschetti delle carote è meglio perché è un po' più lungo, quindi qui le cose, vedete, qui fa fatica a entrare. Ma per oggetti piccoli di cui non c'è problema, si possono mettere dentro tranquillamente. E qui ne metterò magari più avanti, ne metterò un'altra, perché non c'è mai spazio a sufficienza per ritirare le cose. Ok, siamo alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like in modo tale da supportare il mio canale. Iscrivetevi, così almeno sarete avvisati per i prossimi lavori che vi ho fatto vedere, che sto realizzando, e vi porterò al più presto. Tanto è solo un click, non vi costa niente e mi aiuterete tantissimo. Per il resto vi saluto tutti e vi aspetto ai prossimi video. Ciao!